Bentornati a tutti su BMK Electronics, io sono Marco e in questo video andrò a realizzare questo circuito che serve per controllare un display a 7 segmenti a catodo comune. Utilizzeremo un Arduino 1 e un CD4511. Arduino invierà al CD4511 un codice in BCD. Il 4511 trasformerà questo codice in numeri che andremo a visualizzare sul display a 7 segmenti. Per prima cosa andiamo a vedere che cos'è questo codice BCD. Allora andiamo sul quaderno così ve lo spiego meglio. Prima di parlare del codice BCD partiamo dal sistema che usiamo tutti i giorni, il sistema decimale. Si chiama decimale perché utilizza 10 cifre da 0 a 9. Prendiamo un esempio: 25. Il 5 si trova nella posizione delle unità, mentre il 2 si trova nella posizione nelle decine. Quindi possiamo scrivere che 25 è uguale a 2 per 10, 2 decine, più 5 per 1, quindi 5 più unità, 20 più 5, 25. Questi valori si possono anche scrivere usando le potenze. Scriviamo 10 alla 1 è uguale a 10, 10 alla 0 è uguale a 1. Quindi qua possiamo scrivere che 25 è uguale a 2, quindi la decina, per 10 alla 1 più le unità 5 per 10 alla 0 e vediamo che dà lo stesso risultato. Questo perché il nostro sistema è in base 10. A differenza del sistema decimale, il sistema binario usa solamente due cifre, 0 e 1. 0 lo possiamo indicare come spento e 1 acceso. Quando usiamo 4 cifre binarie, ogni posizione ha un valore da destra verso sinistra. Quindi scriviamo 1, 2, 4 e 8. Facciamo un esempio. A me serve il numero 5, quindi vado a scrivere sul 8, quella posizione, la quarta posizione 0, un 4 mi serve, quindi metto la posizione 1, il 2 no, quindi metto 0 e la 1 metto 1. Qua il computer capisce che è acceso 1, quindi ci dà 1 e qua ci dà il 4. 1 più 4 troviamo il 5. Il codice BCD usa queste 4 cifre per rappresentare una cifra decimale da 0 a 9. Facciamo un esempio: 0 è uguale a tutte e 4 0, il 5 abbiamo visto che è uguale a 0, 1, 0, 1, e esempio il 9 equivale a 1, 0, 0, 1. Arduino utilizzeremo Arduino per mandare questi valori, vanno a finire nel 4511, il quale legge il codice CD e accende e spegne i LED del display, così da mostrare il numero da 0 a 9. Adesso vediamo brevemente il circuito che ho disegnato con KiCad. Arduino invia i 4 segnali al CD4511 che rappresentano il numero in codice BCD. Il CD4511 legge questi 4 valori assegnati e li trasforma nei comandi necessari per accendere i segmenti sul display. Ogni segmento sul display
è protetto da una resistenza da 330 ohm per evitare di non danneggiare appunto i LED. Il display è a catodo comune, quindi i pin comuni sono collegati al GND. L'alimentazione è stato preso tutto da Arduino. In questo modo, utilizzando solo 4 uscite di Arduino, possiamo vedere i numeri da 0 a 9 sul display. Tutto il resto lo fa il CD4511. Ok, andiamo sul banco e andiamo a montare il tutto. Andiamo a utilizzare Arduino Uno. Allora, ho messo il 4511 sulla breadboard, andiamo a portare l'alimentazione. Allora, facciamo così, prendiamo il GND su Arduino, prendiamo su questo pin e lo portiamo sulla parte negativa della breadboard. Prendiamo anche l'alimentazione positiva, quindi i 5 volt, e la andiamo a portare sempre sulla parte rossa della breadboard, quindi qua troviamo 5 volt. Alimentiamo il 4511, allora il pin 16 va al positivo 5 volt, quindi qua troviamo la tacca di riferimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi il 16, questo pin qui lo andiamo a portare a 5 volt. Colleghiamo anche la parte negativa, che è il pin 8, che è questo qui, e lo portiamo sul negativo. Così. Colleghiamo anche i pin 3 e 4 al positivo, 3 positivo, riesco a inserirlo, ok, e anche il pin 4. Il pin 5 lo andiamo a collegare al negativo. Adesso colleghiamo i pin che invia il codice PCD al 4511. Allora il pin, cominciamo dal pin 2, deve essere collegato al pin 7. Ok, poi troviamo il pin 3 di Arduino, deve essere collegato al pin 1, poi il pin 4 di Arduino lo andiamo a collegare al pin 2 e infine il pin 5 lo andiamo a collegare al pin 6 del 4511. Mi raccomando, massima attenzione. Come vedete già incomincia a diventare un casino. Andiamo a inserire il display qui. Dietro vi faccio vedere che ha 10 piedini, i pin centrali sono i catodi che vanno collegati al GND e gli altri pin corrispondono ai LED che poi andremo a vedere A, B, C, D, E, F, G. Vi metto lo schema, andiamo a inserirlo sulla breadboard. Ok, è entrato. Adesso vado a inserire le 8 resistenze da 330 ohm. Come vedete il codice colore era arancione, arancione, marrone. Non ve lo faccio vedere, che è uguale, vi metto come da schema le 8 resistenze. Ne ho messo solo 7 perché l'ottavo è il puntino e in questo progetto non lo utilizzerò. Ok, andiamo a collegare anche il catodo, quindi i pin centrali sopra e sotto, lo andiamo a portare al GND. Io userò anche la parte di sopra della breadboard, GND, GND, colleghiamo il GND di sopra la breadboard con la parte di sotto, così troviamo la parte negativa anche sopra. Adesso non ci rimane che collegare
quindi LED, al 4511. Andiamo a vedere meglio come collegare i LED del display a 7 segmenti. Allora, abbiamo collegato la parte negativa, quindi il catodo comune. Adesso con questo schema troviamo ogni LED con la lettera A, B, C, D, E, F, G, D, P. Allora sappiamo che il punto è il DP, quindi corrisponde al numero 6. Qua troviamo 5 pin sopra e 5 pin sotto. Da sopra, da sinistra, incominciamo a contare 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi l'1 corrisponde alla lettera G, il 2 alla lettera F, poi il 3 al negativo, poi troviamo il 4 e 5 troviamo D, il 6 di P, quindi il 7 corrisponde alla lettera C, il 9, l'8 è il negativo, il 9 alla lettera B e la lettera A al pin 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Non so se mi sono spiegato. Adesso tramite queste resistenze che ho già inserito vado a mettere i pin da qua al 45 11 come da schema. Ho collegato il pin 1 al pin 14 45 11 e il pin 2 display al pin 15. Il pin 3 quindi va al GND, il pin 4 l'ho collegato al pin 9 e il pin 5 l'ho collegato al pin 10 del 45 11. Mi rimangono queste tre resistenze sotto. Ho finito di collegare il 7 al pin 11, il 8 no, quindi il 9, 8 al negativo, il 9 al pin 12 e il 13, cioè il pin 10 al numero 13 45 11. Questo è tutto il collegamento. Adesso diamo alimentazione, colleghiamo Arduino, facciamo un semplice codice per vedere se funzionano i LED. Apriamo l'IDE di Arduino e andiamo a inserire i 4 pin A, B, C, D che abbiamo messo su Arduino, quindi abbiamo usato il 2, il 3, il 4 e il 5. Andiamo nel setup e andiamo a inserire i 4 pin come uscite, quindi pin A, B, C, D come output. Andiamo nel loop e andiamo a inserire un ciclo for che ci permette di mostrare il numero da 0 a 9 sul display. Questo è tutto il codice, poi ve lo lascio in fondo in descrizione. Andiamo a fare verifica, aspettate che riduco, c'è un errore, forse c'è una parentesi di troppo, vediamo un po', riproviamo, verifica, ok, nessun errore e mandiamo su Arduino e vediamo sul display che purtroppo non conta da 1 a 9, cioè da 0 a 9. Sicuramente ho sbagliato a inserire i pin, però vediamo che tutti i LED funzionano, questo si accendono tutti, quindi ho sbagliato la disposizione dei pin. Ho messo il datasheet di un altro display, il mio è un modello 5611 AH e difatti questo che vedete è il datasheet per i collegamenti, quindi vado a ricorreggere il tutto per vedere se funziona. Faccio vedere come ho trovato i pin dei relativi LED. Allora ho preso un tester, ho messo in modalità prova diodo, vado a inserire il puntale negativo a massa e andiamo come da schema a vedere che pin corrisponde il puntino e il pin 5. Infatti vedete non va a fuoco, metto qui sul pin 5 si accende il puntino.
Quindi la lettera G dovrebbe essere il centrale, dovrebbe essere il pin 10 e difatti è questo qui. Quindi adesso in base allo schema andiamo a completare il circuito. L'errore è anche sullo schema, difatti qua avevo scritto 5611 ma non è questo, quindi cancelliamolo. Questo è il modello esatto. Allora qua possiamo scrivere 5611 AH e i pin corrispondono perfettamente. Completiamo, rifacciamo il circuito. DP non lo colleghiamo, qua colleghiamolo al negativo, anche qui. DP il punto qui. Questo facciamo salva e il circuito con il display e i collegamenti giusti. Ho collegato tutti i pin rispettando i pin giusti, quindi si comincia a contare da qua 1 2 3 4 5, poi 6 7 8 9 e 10. Adesso vado a collegare e vediamo se funziona. Collego l'Arduino, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Sì, questa volta ho indovinato tutti i pin e il display mostra il nostro codice BCT da 0 a 9. Il collegamento purtroppo non è stato semplice perché ho sbagliato il tipo di display, avevo messo il datasheet di un altro display, ma alla fine ho risolto. Vediamo il nostro conteggio da 0 a 9. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Avevo sbagliato a mettere il datasheet, stavo usando il datasheet di un altro display, non del mio display, quindi avevo sbagliato tutti i collegamenti, ma alla fine abbiamo risolto. Il nostro Arduino manda il codice BCD al nostro 4511 e il 4511 lo codifica e mostra i numeri da 0 a 9. Ok, per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.